Buongiorno Jiu-Jitsu! Indovinate un po'? Ebbene sì, è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Prima di cominciare però vorrei rassicurarvi sul fatto che no, non avete le traveggole, i miei capelli sono effettivamente fucsia. Avevo voglia di colori vivaci, di cambiamento e quando ce vo'. Detto questo, direi di partire sparati con i miei preferiti perché ho un sacco di cosette sfiziose da condividere con voi. Via! Alcune settimane fa sono stata in Francia per lavoro e chiaramente mi sono ritagliata lo spazio per un giretto da Sephora. Tra le chicche che ho scovato non potevo non citare nel mio video dedicato ai prodotti preferiti le nuove maschere in tessuto. Eccole qui. Allora, prima di tutto sono comodissime perché basta prendere la maschera, stenderla sul viso, lasciarla agire per 15 minuti, rimuoverla e il gioco è fatto, non c'è bisogno di risciacquarle. Quindi sono comode, sono veloci e tra l'altro sono anche molto efficaci. Come vedete io mi sono fatta un po' prendere la mano, ne ho acquistate 3, per ora ho provato soltanto questa Arte Verde che mi è piaciuta molto. È formulata per ridurre l'eccesso di sebo, opacizzare, purificare e ridurre le imperfezioni. Come vi dicevo è veloce da utilizzare e mi è piaciuta perché ha lasciato la mia pelle fresca e con una sensazione di pulizia profonda, quindi ve la consiglio. Costano 4 euro l'una, non vedo l'ora di provare anche le altre. Nella fattispecie ho preso quella al ginseng che è tonificante e revitalizzante e quella alla perla che è perfezionante e illuminante. Ce ne sono anche altre a disposizione, credo che stiano arrivando anche in Italia, quindi se passate da Sephora tenete gli occhi aperti. Come vi dicevo costano 4 euro l'una. Mentre giravo per lo store di Sephora in Francia ha attirato la mia attenzione il marchio By Terry che non conoscevo e mi sono lasciata tentare da quello che apparentemente è uno dei loro prodotti di punta, ovvero il Baume de Rose, il balsamo labbra alla rosa. In realtà erano mesi che cercavo di trovare il Crème de Rose della Dior, sempre balsamo per le labbra, perché praticamente ogni beauty guru online ne ha decantato le doti. A quanto pare però in Italia è fuori produzione, quindi mi ero messa l'anima in pace. Poi nella sezione di By Terry ho notato questo signorino e ho pensato potesse essere una valida alternativa alla Crème de Rose di Dior. Vi dico subito che è caro. Sì. 45 euro, lo so, non dite niente. D'altro canto penso che anche quello della Dior non fosse esattamente regalato, anche se probabilmente il prezzo era leggermente più basso. Che dire, lo adoro, è spettacolare, io lo sto utilizzando tutte le sere prima di andare a dormire e la mattina quando mi sveglio le mie labbra sono ancora profondamente idratate e ammorbidite. È molto ricco, dà una sensazione di idratazione immediata sulle labbra, le rimpolpa e le ammorbidisce. Insomma, per me è uno dei prodotti migliori in questo settore, perlomeno fra quelli che ho testato. Lo so, è molto caro, tra l'altro dopo averlo acquistato ho fatto delle ricerche ed è anche molto difficile da trovare in Italia. Io non sono riuscita a reperirlo online da nessuna parte, per cui ragazze, se sapete dove acquistare i prodotti della By Terry fatemi un fischio. Sempre nelle mie ricerche ho scoperto alcune cosette in più su questo brand che non conoscevo. La fondatrice si chiama Terry de Gunzburg e ha lavorato per 15 anni come direttrice internazionale della creazione da Saint Laurent ed è la responsabile di dello sviluppo di alcuni prodotti cult come il Teint Éclat. Nel 2000 ha fondato la propria azienda con il marchio appunto By Terry, che è subito diventato un must tra le celebrità e non solo. Se volete saperne di più io vi invito a visitare il sito www.byterry.com dove scoprirete la storia del marchio e anche tutti i prodotti disponibili, alcuni dei quali sono davvero all'avanguardia. Il prossimo prodotto è della Body Shop e si tratta del burro per mani e piedi a base di miele e cera d'api che fa parte della linea Spa Wisdom Africa. No, dico, vogliamo parlare della confezione? Vogliamo parlarne? Certo che voglio parlarne. La confezione è in vetro con questa chiusura ermetica e cerniera in metallo che a me fa pensare alle marmellate fatte in casa, che mi rendo conto non c'entrano niente con mani e piedi, ma mi mettono di buon umore. Il burro in sé è molto ricco e corposo ma non unto, si assorbe in fretta e lascia la pelle morbida e vellutata, anche nelle zone più aride. Io lo sto utilizzando tutte
tutte le sere da circa 3 settimane ho notato dei sensibili miglioramenti. Costa 15 euro e lo trovate ovviamente nei negozi Body Shop oppure online. Come sempre vi ricordo che sul mio blog troverete i link diretti di tutti i prodotti dei quali vi parlo nel corso di questo video, quindi se siete interessati a provarne qualcuno vi basterà cliccare sul link che trovate nella info box qui sotto, andare sul mio blog e troverete tutti i riferimenti. Questo mese non ho preferiti per la sezione make up perché non ho acquistato nuovi prodotti. Passiamo quindi direttamente alla sezione unghie con i nuovi smalti Formula X proposti da Sephora. Quando esce un nuovo prodotto sono sempre molto curiosa di testarlo, soprattutto se si tratta di smalti, e devo dire che questa linea mi ha convinta. Intanto sono facili da stendere, la colorazione è intensa e coprente fin dalla prima passata e durano davvero a lungo, 3 qualità essenziali in uno smalto. In più sono disponibili in una varietà di colori impressionante, dai più vivaci ai più classici. Costano 12,90 € l'uno, io ho scelto 2 colori adatti all'estate, questo che è il Power Source, una sorta di rosa corallo, e questo che è il Over the Top, un verde acido. Non sono ancora disponibili sul sito online, ma se passate da Sephora provatene uno e ditemi cosa ne pensate, perché sono sempre curiosa di conoscere le vostre opinioni. In estate per me è fondamentale trovare dei capi freschi, comodi e facili da abbinare. Per questo i miei preferiti del mese di giugno sono 2 pezzi base: le gonne lunghe in jersey leggero e i crop top, i top corti. Si tratta di capi semplici che però abbinati in modo intelligente vi permettono di ottenere dei look interessanti con minimo sforzo, minima spesa e massima resa. Per quel che riguarda le gonne lunghe io ne ho acquistate 2, una grigia e una nera. Questa in realtà, che è plissettata, l'ho comprata l'anno scorso a Londra da Primark pagandola qualcosa come 10 euro. Questa nera invece l'ho acquistata recentemente da H&M e l'ho pagata 15 euro. Sono molto leggere e comode e io adoro abbinarle con sandali, canottiere semplici, t-shirt, crop top e poi arricchire l'outfit con gli accessori. Per quel che riguarda invece i crop top sono una passione relativamente recente che, come vedrete, però mi ha già un po' preso la mano. Ne ho acquistati in tutti i colori che più amo, e alcuni sono più scollati, altri sono più accollati, quasi tutti provengono da H&M, dove c'è veramente un'ampissima scelta di crop top in tutti i colori e le forme, e costano tra l'altro pochissimo, intorno ai 5 euro. A me piace indossarli in tanti modi diversi, come dicevo anche con le gonne lunghe, le maxi skirt, oppure con le gonne a ruota, o non io ma voi, se avete il fisico e l'età, potete abbinarli anche con degli short. Quindi comodi, facili da abbinare, insomma evviva i crop top! Tada! Ecco qui le mie scarpe preferite di giugno, provengono entrambe dal sito americano ModCloth. Partiamo con queste che sono delle semplicissime paperine color turchese scamosciate. Quello che mi ha colpito è ovviamente il colore, che trovo adorabile, in più sono davvero comode, che per un paio di scarpe non è male. Le ho pagate $30 appunto su ModCloth. Il secondo paio sono questi mocassini in tessuto molto divertenti, gialli, con questa scritta Hello Sunshine sulla parte alta, e l'interno, come vedete, è bordato di un tessuto a strisce. Anche questi provengono da ModCloth, li ho pagati $40, ancora una volta sono molto comode, le trovo divertenti, perfette per l'estate, e queste erano le mie scarpe preferite del mese di giugno. Il mio accessorio preferito del mese di giugno è questa collana che ho acquistato da Stradivarius. Mi piace moltissimo l'abbinamento tra i colori neon e i brillanti, in più è leggera, non troppo grande, ma comunque si fa notare ed è quindi perfetta per dare un tocco di colore anche agli outfit più semplici e basici. In più si abbina perfettamente ai miei capelli, o no? L'ho pagata intorno ai 10-15 euro, non ricordo esattamente, ho perso lo scontrino, ma comunque era qualcosa su
queste cifre. Non l'ho più trovata sul sito online, ma comunque sul mio blog troverete il link alla sezione collane, perché ce ne sono altre altrettanto carine, colorate, divertenti e perfette per l'estate. Per quel che riguarda invece le mie nuove creazioni, vi invito a cliccare mi piace sulla mia pagina di Facebook e a iscrivervi al mio blog. Entrambi i link sono nella info box qui sotto, perché ogni settimana il mercoledì posto dei nuovi accessori, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Su Facebook fate un giro negli album fotografici, leggete le descrizioni delle immagini per avere tutte le informazioni sui prodotti, e se qualcosa vi interessa vi basterà scrivermi un messaggio su Facebook oppure all'email che trovate nella sezione info della fanpage, appunto sempre su Facebook. Questo mese ho una sezione dei vari davvero ricca, quindi direi di cominciare immediatamente. Il primo prodotto è una candela, chiaramente della Yankee Candles. La fragranza è quella al mango e pesca. Dunque, prima di tutto la fragranza è spettacolare, è dolce ma non è troppo intensa, mi fa pensare ai tropici, mi fa pensare ai succhi di frutta freschi bevuti sulla spiaggia. Insomma, è un modo perfetto per sognare ad occhi aperti. La giara di queste dimensioni costa intorno ai 20 euro, se vi interessa la trovate anche online, sul mio blog metterò il link, provatela, io la adoro. Senza soluzione alcuna di continuità, una ciambella per capelli. Se avete i capelli lunghi dovete assolutamente provarla, perché rende semplicissimo creare uno chignon impeccabile in un minuto. Vi basta semplicemente far passare i capelli dal foro centrale e poi arrotolarli intorno alla ciambella e voilà, il gioco è fatto. Io la utilizzo spessissimo in estate soprattutto, e tra i vari luoghi dove potete acquistarla c'è anche H&M, che la propone in diverse dimensioni in modo da ottenere degli chignon più piccoli o più importanti, e ovviamente anche a seconda della lunghezza dei vostri capelli, e in 3 colorazioni: biondo, castano e nero. Sì, il prezzo si aggira intorno ai 7 euro e ragazzi io vi consiglio davvero di provarla, perché mi ha cambiato la vita, rende tutto molto ma molto più semplice. Facciamo un altro salto carpiato e passiamo a tada! Uno zerbino a forma di anguria. Lo sapete, quando trovo qualcosa di divertente, un po' kitsch, pop, non so resistere. Questo l'ho scovato sul sito ModCloth, che ha anche tutta una sezione dedicata alla casa e all'arredamento con dei pezzi davvero unici e originali. L'ho pagato $35 e mi mette davvero di buon umore tornare a casa la sera e trovare la mia fetta di anguria che mi aspetta davanti alla porta. Lo so, forse sono un po' strana. In ogni caso, purtroppo non è più disponibile se vi interessava acquistarlo, ma ce ne sono altri, altrettanto divertenti, quindi vi invito a farvi un giro sul sito di ModCloth, troverete il link sul mio blog. Il mio ultimo preferito per la sezione dei vari sono i centrifugati. Li ho scoperti di recente e trovo che siano una valida alternativa alla colazione o alla merenda, o anche addirittura al pranzo, soprattutto in estate. A seconda degli ingredienti che scegliete possono essere diuretici, revitalizzanti, vitaminici, insomma le possibilità sono infinite. Tra l'altro sono anche molto buoni e saporiti e sono dietetici. Cosa si può volere di più? La mia ricetta classica, che è questa, è a base di carote, cetrioli, finocchi, mele e limone. Ne sono diventata leggermente dipendente, soprattutto nel weekend, perché chiaramente per avere il vostro centrifugato a casa vi serve una centrifuga. Io ne ho acquistata una della Philips che funziona molto bene, il prezzo è abbordabile ed è anche relativamente facile da pulire. Se vi interessa metterò il link sul mio blog. Se poi siete curiosi di sperimentare con gli accostamenti, vi consiglio di fare delle ricerche online, perché ci sono veramente delle ricette per centrifugati di ogni tipo, di ogni sapore e per ogni necessità. Io per adesso mi godo il mio centrifugato e passiamo alla prossima categoria. Per la sezione libri questo mese vi consiglio di leggere 100 giorni di felicità di Fausto Brizzi. Vi leggo il risvolto di copertina perché secondo me riassume perfettamente il romanzo. Non a tutti è concesso di sapere in anticipo il giorno della propria morte. Lucio Battistini, 40enne ex pallanuotista con moglie e 2 figli piccoli, invece lo conosce esattamente.
Anzi, la data l'ha fissata proprio lui, quando ha ricevuto la visita di un ospite inatteso e indesiderato, un cancro al fegato, che ha soprannominato per sdrammatizzare l'amico Fritz. 100 giorni di vita prima del traguardo finale, 100 giorni per lasciare un bel ricordo ai propri figli, giocare con gli amici e soprattutto riconquistare il cuore della moglie, ferito da un tradimento inaspettato. 100 giorni per scoprire che la vita è buffa e ti sorprende sempre. 100 giorni nei quali Lucio decide di impegnarsi nella cosa più difficile di tutte, essere felice. Perché come scriveva Nicolas de Chamfort, la più perduta delle giornate è quella in cui non si è riso. Anche se la trama fa pensare a un libro tendenzialmente triste, Brizzi è riuscito a trattare un tema doloroso in modo magistrale, alternando momenti di leggerezza a momenti di intensità e trasportandoci in questo viaggio lungo 100 giorni durante il quale ci si commuove, si ride, si piange, si riflette. Insomma, io vi consiglio davvero di leggere questo libro per rimettere tutto in prospettiva, per imparare a sorridere e a godere delle piccole cose e soprattutto per imparare ciò che davvero conta. Se vi interessa lo trovate in vendita online anche su IBS al prezzo di 15,72 €. E anche questa volta siamo arrivati alla fine. Come sempre io spero che i miei suggerimenti vi siano piaciuti e vi abbiano dato magari qualche idea per orientarvi nei vostri prossimi acquisti. Consultate il mio blog per trovare i link diretti di tutti i prodotti che ho menzionato e se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di cliccare mi piace e di condividerlo con tutti i vostri amici. Ogni condivisione aiuta il mio blog e il mio canale a crescere. Detto questo non mi resta che salutarvi, augurarvi una splendida giornata e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Alcune... le campane! Balsamo crème de rose della Dior, perché praticamente qualsiasi beauty guru online ho fatto delle ricerche online dopo aver provato questo balsamo labbra perché mi aveva incuriosito. Il prossimo prodotto è della Body Shop e vogliamo parlare della confezione? Vogliamo? Tanta ride. Della linea, la famosissima linea, chi non la conosce? Vogliamo parlare della confezione? Vogliamo parlarne? Certo che vogliamo parlarne. Come vedete la confezione è a base di vetro, una confezione a base di vetro, chiodi di garofano e comino. Per cui se siete interessati a guidare una moto che passa sotto il mio balcone, compratene una. Il prossimo prodotto è della Body Shop e si tratta del burro per mani e piedi a base di... la fatica proprio sta qua. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video tutorial Fai da te. Oggi vi mostrerò come creare dei fiori tridimensionali in cartoncino proprio come questi. Sono perfetti per abbellire dei pacchi regalo o per decorare delle cornici o più semplicemente per realizzare dei biglietti fatti a mano con una marcia in più.